Si affronta il tema della disabilità, è importante chiarire il significato di alcuni termini che spesso vengono usati come sinonimi, ma che in realtà indicano aspetti diversi della condizione della persona. In passato la distinzione tra menomazione, disabilità e handicap è stata proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha cercato di descrivere in modo più preciso le varie dimensioni del problema. La menomazione riguarda la dimensione strettamente biologica e funzionale. Si tratta della perdita o dell'alterazione di una struttura o funzione del corpo, che può essere di tipo fisico, psichico o sensoriale. Ad esempio, la perdita della vista o la paralisi di un arto sono forme di menomazione. A partire da questa condizione può significativamente svilupparsi una disabilità, cioè una limitazione nello svolgimento di attività considerate normali per una persona. Una persona con difficoltà a camminare o a comunicare sperimenta una disabilità, che rappresenta quindi il livello funzionale del problema. Il termine handicap, invece, indica lo svantaggio sociale che deriva dalla menomazione o dalla disabilità. Non riguarda solo la persona in sé, ma il rapporto tra la persona e l'ambiente in cui vive. Per esempio, una persona con difficoltà motorie può trovarsi in situazione di handicap se l'ambiente non è accessibile, ad esempio in presenza di barriere architettoniche. Proprio per questo motivo, oggi il termine handicap è sempre meno utilizzato perché considerato limitante e potenzialmente stigmatizzante. Si preferisce parlare di persona con disabilità, mettendo al centro la persona e non la sua condizione. Nel tempo, questo approccio è stato ulteriormente superato grazie a una visione più moderna proposta sempre dall'OMS con la classificazione ICF, che considera la disabilità come il risultato dell'interazione tra condizioni di salute e fattori ambientali e sociali. In questa prospettiva, la disabilità non è solo un problema individuale, ma anche una questione sociale. Un ambiente inclusivo e accessibile può ridurre significativamente le difficoltà della persona. In Italia la tutela delle persone con disabilità è garantita da diverse norme. Una delle più importanti è la legge 104/1992, che rappresenta il punto di riferimento per il riconoscimento dei diritti, dell'assistenza e dell'integrazione sociale. A questa si affianca la legge 68/1999, che promuove l'inserimento lavorativo attraverso il cosiddetto collocamento mirato, e la legge 18/2009, con cui l'Italia ha recepito i principi della Convenzione internazionale ONU. A livello internazionale, il documento più rilevante è proprio la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2006. Le persone con disabilità non sono più viste come soggetti da assistere, ma come titolari di diritti, tra cui il diritto all'uguaglianza, alla partecipazione sociale, all'istruzione, al lavoro e all'accessibilità.